C'è stato un momento nelle vite di Gesù Cristo e di Gautama Buddha in cui qualcosa è radicalmente cambiato. Un momento in cui entrambi hanno compreso pienamente la realtà e la loro essenza. Per Gesù è stato il momento della trasfigurazione, mentre per Siddhartha, colui che sarebbe diventato il Buddha, è stato il momento dell'illuminazione. Prima di scoprire nel dettaglio che cosa realmente è successo durante quei momenti così importanti nelle loro vite, se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina. Riceverai, così, le notifiche ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. Ora, trasferiamoci nel territorio che corrisponde all'attuale Nepal, nel VI secolo a.C., per raggiungere il principe Siddhartha, figlio del re degli Shakya. Dopo aver abbandonato la vita agiata del palazzo reale di suo padre, Siddhartha cominciò la propria ricerca spirituale, sperimentando varie pratiche, tra cui lo yoga, fino ad arrivare a cose molto più estreme, come il digiuno e l'isolamento totale dalla società. Capì, dopo qualche anno, che se voleva proseguire un cammino spirituale autentico, la strada doveva essere quella della via di mezzo, evitando gli estremi del troppo e del troppo poco. Questa fu la svolta decisiva nella vita di Siddhartha. Un giorno si sedette a gambe incrociate sotto un albero, poi conosciuto come l'albero della Bodhi, o del risveglio, presso Bodh Gaya, nell'attuale regione del Bihar, in India, praticando la meditazione yoga che aveva appreso negli anni. E così avvenne, al sorgere del sole, l'illuminazione. Siddhartha era diventato il Buddha, ovvero l'illuminato, il risvegliato, colui che ha gli occhi aperti. Finalmente poteva vedere la realtà per quella che è, senza le distorsioni causate dalle illusioni della mente. Vedeva, con chiarezza, come tutte le cose sono interconnesse, come tutto è impermanente e come eliminare la sofferenza abbandonando tutti gli attaccamenti del nostro io, provando compassione per tutti gli esseri senzienti. Ascoltiamo direttamente le sue parole, tratte dal discorso Mahasaccaka Sutta contenuto nel canone Pali, dove Gautama Buddha parla della sua esperienza di illuminazione al giovane Saccako. Vi lascio i riferimenti del testo completo in descrizione. Così conoscendo, così vedendo, il mio animo fu distaccato dalla mania del desiderio, distaccato dalla mania dell'esistenza, distaccato dalla mania dell'errore. Con il distacco ci fu la conoscenza. Distaccato, mi resi conto che la nascita è finita, la vita santa compiuta, il compito eseguito. Non c'è nient'altro in questo mondo. Dopo questa esperienza di ordine superiore, il Buddha, mosso a compassione, decise di condividere la conoscenza che lo aveva pervaso, cominciando dai suoi 5 compagni asceti, con i quali aveva vissuto l'esperienza dell'estrema privazione e del digiuno. Possiamo dire che le 2 qualità fondamentali dell'illuminazione sono prajna, che significa saggezza, e karuna, che significa compassione. La saggezza corrisponde a ciò che l'illuminato scopre dentro di sé, mentre la compassione è il modo in cui affronta la relazione con il mondo, con gli altri esseri. Nell'illuminazione diviene chiaro che tutti siamo talmente interconnessi, al punto che viviamo gli uni negli altri. L'illuminato non potrebbe mai fare del male a un altro, perché è come se lo facesse a se stesso. Per lo stesso motivo, proverà compassione e amore per tutti gli esseri senzienti, perché tutti gli esseri sono lui stesso. Non c'è differenza. Nel momento dell'illuminazione, il principe Siddhartha ha vissuto una vera e propria esperienza mistica che l'ha portato a sentirsi unito a qualcosa di più grande di sé. Si è sentito trasportato alla scoperta di qualcosa che va oltre le parole, passando dall'essere centrato su di sé all'essere centrato sulla realtà,
perdendo il sé per sentirsi unito al tutto. Tutti i nostri tentativi, seppur nobili, di descrivere l'illuminazione restano inadeguati, dato che, come abbiamo appena detto, è un'esperienza che va oltre le parole. Persino il Buddha stesso ci mette in guardia dal dare troppa importanza alle parole, che addirittura possono interferire con l'illuminazione. A questo proposito, la semplice frase zen "il dito non è la luna" è emblematica. Il dito rappresenta le parole che ci indicano la direzione verso l'illuminazione, ma se diventano la nostra unica priorità, il rischio è che perdiamo la luna, ovvero l'esperienza stessa dell'illuminazione, del senso ultimo, che non sta nelle parole e negli insegnamenti, ma nella vita vissuta secondo l'indicazione di quelli. Se quanto ascoltato finora ha suscitato il tuo interesse, fammelo sapere con un like. Ora facciamo un salto temporale in avanti per arrivare all'incirca all'anno 30 d.C., in Palestina. Leggiamo subito il resoconto dell'esperienza della trasfigurazione vissuta da Gesù, narrata al capitolo 9 del Vangelo di Marco. Anche di questo testo vi lascio i riferimenti in descrizione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù, solo, con loro. 2 parole per contestualizzare il brano appena letto. Siamo nel cuore del Vangelo, nel momento in cui Gesù è stato appena riconosciuto da Pietro come il Cristo e, contestualmente, dove Gesù, per la prima volta, si rivela come il figlio dell'uomo che dovrà molto soffrire, essere ucciso e risorgere. Subito dopo seguono alcuni versetti che spiegano l'essenza della vita autentica secondo Gesù e che dimostrano che era giunto a una comprensione della realtà che passa proprio dal distacco dal sé. Leggiamo il versetto 35 del capitolo 8. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Veniamo ora alla trasfigurazione vera e propria, che è certamente l'avvenimento più bello nella vita terrena di Gesù. Almeno così dice Pietro al versetto 5. Un avvenimento entusiasmante, che è il manifestarsi nella vita quotidiana di quella che è la gloria definitiva a cui tutti siamo destinati. Anche Gesù, come Siddhartha, ha avuto un'esperienza mistica talmente forte al punto che le sue vesti divennero splendenti. L'Evangelista Matteo aggiunge che anche il suo volto era diventato lucente come il sole. Un'esperienza indescrivibile, di pienezza di vita, di luce, di gioia, un'esperienza divina. La sua umanità presenta tutta la luce di Dio sulla terra. È un anticipo di ciò che sarà la sua risurrezione ed è anche l'anticipo di ciò che sarà di ciascuno di noi. Tutto dipende da dove dirigiamo il nostro sguardo. Chiaramente, se guardiamo solo noi stessi, i nostri limiti, le nostre opacità, ci rattristiamo. Se, invece, guardiamo Dio e la sua gloria, cambia la vita, che diventa sempre più bella, più luminosa, fino a quando si arriva alla luce stessa di Dio. Il vino migliore, infatti, è riservato alla fine, proprio come nelle nozze di Cana. Trasfigurare significa trasformare, vuol dire cambiare forma.
È un cambiare la forma interiore. L'umanità di Gesù trasfigurato ci lascia intravedere la forma stessa di Dio e ci fa capire che l'uomo può essere della stoffa di Dio perché è suo figlio. Siamo tutti destinati a rivelare in noi la gloria del Figlio di Dio, trasfigurandoci. Fin dal racconto di Adamo ed Eva, l'uomo voleva essere come Dio. Il desiderio non è sbagliato in sé. Siamo fatti per questo. Solo che Dio è diverso da quello che pensavamo. Non è un giudice severo che condanna, che ci tiene tutti nelle sue mani. Bensì, come ci mostra Gesù, è un Padre amorevole, infinitamente misericordioso, che si mette nelle nostre mani e che ci lascia completamente liberi. Tutti siamo destinati ad essere come Dio, come questo Dio, quello che Gesù ci ha rivelato nella sua vita. Si dice che San Serafino di Sarov, un monaco russo, stava discorrendo con un pellegrino venuto a trovarlo riguardo alla trasfigurazione di Gesù. Mentre gli veniva chiesto cosa fosse questa trasfigurazione, San Serafino si trasfigurò, al punto che il pellegrino non riusciva più a guardarlo negli occhi, tanto erano luminosi. Questo piccolo aneddoto può farci capire che, se dirigiamo il nostro sguardo al Signore trasfigurato, progressivamente anche noi riverberiamo la sua gloria. L'uomo, in fondo, diventa ciò che ha davanti ai suoi occhi. Se hai un pensiero cupo, hai la faccia scura. Se hai un pensiero luminoso, anche il tuo volto sarà luminoso. Nel testo si citano anche Mosè ed Elia. Il primo rappresenta la legge, mentre il secondo rappresenta i profeti. Proprio attraverso la legge, che ci conduce verso il bene, e i profeti, che ci mostrano la gloria di Dio, possiamo giungere alla bellezza alla quale siamo destinati. Cosa ne pensi? Si può leggere l'illuminazione come una sorta di trasfigurazione, un cambiamento che deriva da una nuova consapevolezza di sé e della realtà? Similmente, la trasfigurazione si può considerare una sorta di illuminazione, data dall'essere in profonda unità con l'assoluto, con il divino? Scrivimi nei commenti se trovi connessioni o differenze che ti hanno particolarmente colpito fra le esperienze vissute da Gautama Buddha e da Gesù Cristo. Se ti interessa approfondire anche il concetto di risurrezione nel cristianesimo e di reincarnazione nel buddismo, ti invito a guardare questo video. Grazie per averci seguito fino a qui. Namaste e che Dio ti benedica.